Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi vi mostro come realizzare questa facilissima fascia per capelli intrecciata. Possiamo realizzare questa fascia con qualsiasi materiale e la possiamo realizzare in qualsiasi misura. Nel video, nel tutorial, io vi spiegherò anche come prendere la misura per la circonferenza, quindi vi do delle dritte per calcolare la misura. Come potete vedere, la fascia è composta da 3 strisce, una lavorazione molto semplice a maglia bassa. Occorre veramente pochissimo filato, circa 25 grammi nel caso del mio filato, e uncinetto 3,5, sempre con la mia ovviamente manualità e il mio filato. In base ovviamente al vostro filato, poi come vi spiego andate a mettere su le catenelle e la lunghezza che vi occorre. Io spero sempre che il tutorial vi piaccia e vi rimando al tutorial, ricordandovi anche di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete condividere con me le creazioni ispirate dai miei tutorial. Per il tutorial di oggi vado ad usare questo bellissimo filato, il Vegowool, che è un filato 100% acrilico microfibra, quindi un filato che si può usare sia d'estate che d'inverno. È 100% vedete acrilico microfibra ed è made in Italy. Lo trovate sul sito di gomitoli.com. Io nel primo commento e sia nel box informazioni sotto a questo video vi metto il link per andare direttamente al sito web. Lo possiamo lavorare, vedete, con uncinetto 2,5, 3,5. Nel mio caso io lo vado a lavorare con uncinetto 3,5. Abbiamo un'ottima resa perché abbiamo 50 grammi per 150 metri. Dobbiamo iniziare mettendo su un numero di catenelle che corrispondono a 50 centimetri. Ovviamente io mi riferisco alla misura adulto. Per un bambino o comunque per una misura inferiore dovete andare a misurare la circonferenza della testa e mettete su lo stesso numero di catenelle meno 5 cm. Quindi se ho una circonferenza di 40 cm metterò su 35 cm di catenelle. Nel mio caso io metto su 82 catenelle, che per adulto, avendo una circonferenza di 55 cm, quindi vado a mettere su 50 cm di catenelle. Adesso guardate, entro nella prima catenella e realizzo una maglia bassa, di nuovo una maglia bassa, e lavorerò nel mio caso un totale di 81 maglie basse. Completate le mie 81 maglie basse, io giro il lavoro. Nel mio caso io non faccio la catenella, però se preferite potete farla. Entro, guardate, direttamente nella prima maglia bassa, carico il filo e lavoro una maglia bassa. Entro nella seconda e lavoro una maglia bassa, nella terza una maglia bassa, completando di nuovo le mie 81 maglie basse. Completata la seconda riga, di nuovo giro il lavoro, entro nella prima maglia bassa e inizio a lavorare di nuovo le mie maglie basse fino a completarne 81, e proseguiamo in questa maniera fino ad avere un totale di 5 righe. Una volta vedete che ho completato le 5 righe avrò questo risultato. In centimetri io ho uno spessore di 2 centimetri con il mio filato. Ovviamente potete realizzare anche più righe se vi piace una fascia più spessa. Nel mio caso io realizzo 2 centimetri di striscia. A questo punto tagliamo il nostro filo e chiudiamo con un nodino di sicurezza. Noi dobbiamo realizzare 3 strisce identiche. Per l'ultima striscia non taglieremo il filo, ma lasciamo il filo attaccato, quindi andate a completare 3 strisce. Completate, vedete, le nostre 3 strisce. Io l'ultima striscia, vedete, non taglio il mio filo perché devo cucire le 3 strisce insieme. Quindi che cosa faccio? Entro, questa è l'ultima maglia bassa, entro, lavoro una prima maglia bassa su questo bordo da 2 centimetri, 1, entro, vedete, nella prossima riga, allargate per individuarla, e lavoro la seconda maglia bassa, entro nella terza riga e lavoro un'altra maglia bassa, entro nella quarta riga e lavoro un'altra maglia bassa,
in questa maniera qui, vedete? Quindi abbiamo 1 2 3 e 4, quindi non entrate anche in questo anellino, vi raccomando. Adesso prendiamo un'altra delle strisce realizzate e semplicemente, guardate, entriamo così nella prima riga e lavoriamo una maglia bassa. Ecco, vedete? Lavoro la seconda, lavoro la terza e lavoro la quarta sulla maglia bassa. Prendiamo, vedete, l'altra striscia e alla stessa maniera entro nella prima riga, lavoro la maglia bassa, nella seconda, terza e sulla prima, vedete, maglia bassa, ed ecco che ho unito le 3 strisce. Adesso una catenella, giro il mio lavoro, potete anche non farla se preferite la catenella, lavoro una maglia bassa in ogni punto, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 maglie basse. Adesso una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo una maglia bassa in ogni punto. Ed ecco che abbiamo unito, vedete, le nostre righe. A questo punto io taglio il filo, un nodino di sicurezza e ovviamente vado a nascondere questo filo. A questo punto, vedete, io appoggio su un tavolo piano e vado a bloccare questa parte, vedete, superiore, così, in modo che tenga fermo il lavoro. Adesso noi dobbiamo andare ad intrecciare le 3 parti, quindi io da sinistra, vedete, accavallo questa striscia sull'altra. Tenete presente che la lavorazione deve mantenersi molto morbida, ok? Adesso prendo la striscia di destra e la passo verso il centro, in questa maniera qui. Adesso prendiamo di nuovo la striscia che abbiamo sulla nostra sinistra, vedete, senza attoccigliarla cerchiamo di tenerla distesa, quindi dovete cercare, vedete, di tenerle distese, ok? Di nuovo la striscia che abbiamo sulla destra la portiamo al centro, quindi noi dobbiamo stendere la lavorazione in questa maniera, vedete? Fate con le mani un po' così per mantenerla piatta. Di nuovo la striscia di sinistra, vedete, io la mantengo piatta, distesa, così, e vado al centro. Quindi le strisce dovranno sempre puntare verso il centro, vedete, della lavorazione. Appiattiamo il lavoro. Uguale, vedete, non dobbiamo fare così, assolutamente no, ma dobbiamo mantenere la striscia, vedete, piatta e la portiamo verso il centro. E andiamo a proseguire, vedete, fino ad arrivare alla fine della riga, ovviamente delle righe. Quando arriviamo, vedete, alla fine, ok, quindi abbiamo terminato, io mi aiuto con delle pinzette, vedete, per unire queste 3 parti, quindi mantenerle ferme, perché anche qui noi dobbiamo andare ovviamente a chiudere come la parte iniziale, vedete? Quindi fermate, anche con dei marcapunti, togliamo a questo punto perché non ci occorre più,
e dobbiamo avere questo risultato. Ora mi aggancio, vedete qui, e devo andare a fare le stesse righe che ho fatto dall'altra parte. Quindi io mi aggancio, 1, 2, 3 e 4. Prendo, vedete, l'altra parte, eccola qui, entro, maglia bassa, 1, 2, 3 e 4. E poi vedete quest'altra parte, e di nuovo 1, 2, 3 e 4. Ed ecco qui. Ora di nuovo una catenella anche da questa parte, giriamo il lavoro e anche qui vedete dobbiamo lavorare delle maglie basse, quindi le stesse righe, 3 righe di maglia bassa alla stessa maniera dell'altra parte. Una volta vedete che io ho completato le mie 3 righe anche da questa parte, devo andare a cucire insieme e chiudere su quello che noi reputiamo ovviamente il rovescio del nostro lavoro. Quindi io, vedete, mi appoggio sull'altra parte, entro sulla parte frontale e realizzo una maglia bassissima, entro di nuovo nello stesso punto, vedete, in questa maniera, e realizzo una maglia bassa e adesso una maglia bassa, vedete, in ogni punto. Quindi prendo una parte e una parte, entrambe, e lavoro una maglia bassa e andiamo a fare praticamente una cucitura. Abbiamo gli stessi punti sia da una parte che dall'altra, quindi entrate ovviamente in ogni punto. Arriviamo, vedete, alla fine della nostra lavorazione ed ecco come si presenta il nostro lavoro. Tagliamo il filo, nodino di sicurezza, e andiamo a nasconderlo. A questo punto vedete la nostra fascia è terminata, quindi una lavorazione molto semplice. Io vi dico quanto misura la fascia lavoro terminato. A lavoro terminato avremo 48 cm circa di circonferenza, che con l'elasticità della, in questo caso il mio è una microfibra ma anche della lana, avrete una consistenza ovviamente adatta alla vostra circonferenza. Ovviamente prima di terminare le righe andate a misurarla in modo da controllare se nel vostro caso, insomma, la tensione del lavoro basti alla tensione del lavoro basti questa lunghezza. Quindi lo fate sia per adulti che per bambini. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio sempre di seguire i miei tutorial, vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.